Va ora in onda Axino. Ecco alcune informazioni su quanto vedrete. La grattugia, il mute che non mute, gli effetti in tempo reale e il gain a 3 stadi. OBS è un bastardo. Routing o un concetto difficile da digerire. Axino è femmina. Source Connect e l'eco da Canicattì. Ivano vende l'apogee. Andare oltre il limite con un mixer virtuale. Capezzoli e chirurgia, 18 microfoni più 1. Buona visione. Piace? Sembra l'impiccato. Questo è l'Axino, un nome veramente ridicolo per un microfono, però lo hanno chiamato così, non ha un nome tecnico, ha un nome che dovrebbe forse evocare qualcosa, non lo so. Poi all'interno del microfono c'è un antipop per quelli che ancora non hanno imparato a usare i microfoni e colpiscono la capsula regolarmente perché se lo tengono sempre davanti e parlano col fiato esattamente davanti al microfono, così poi dicono ma come va l'antipop qui? Mettici l'antipop, ma in realtà tu dovresti parlare leggermente di fianco al microfono, cioè se gli vuoi stare vicino, io sto parlando qui, non sto parlando qui, sto parlando qui perché altrimenti il suono si rovina. L'antipop serve quello che serve più che altro a evitare che sputazzi la capsula perché qui è ben visibile. Ok, poi arriva quello che vuole pulirla, gli spruzza sopra il vetril e manda il microfono. Questo microfono, così bello, ben fatto, con un bel ragno, con un supporto molto carino e con l'antipop, che ha anche un filtro passa alto e un pad meno 10 dB, è stato presentato come un intero studio dentro un microfono USB. Dal momento che hai uno studio probabilmente ti conviene prendere una scheda audio e non un microfono USB. Questo è un microfono da viaggio, oppure per fare podcast oppure per voice talent che lavorano nel proprio home studio, quindi hanno solo bisogno di microfono e cuffie. Il convertitore digitale che c'è all'interno di questo microfono dovrebbe essere top di gamma. Dicono così, come quello che hanno nelle schede audio che vendono a caro prezzo. E idem per quanto riguarda il preamplificatore microfonico, che dovrebbe essere top di gamma. Quindi in teoria noi abbiamo praticamente una antelope top di gamma. La mia prima reazione quando l'ho acceso, lo do indietro, ho pensato così. Poi ho detto no ma dai, approfondiamo un attimo e sentiamo un po' come perché non mi piaceva come mi suonava in cuffia. Poi dico devo sentirlo realmente registrato e capire come funziona. E dopo devo dire che ho cambiato idea perché effettivamente il microfono si presenta molto bene sia come dotazione software decente e soprattutto a quel prezzo. E con le possibilità che offre questo microfono è sicuramente un passo avanti a tanti altri, cioè voglio dire se tu compri un apogee, ce ne ho uno qui da queste parti, se tu ti prendi l'apogee mic che è piccolino così, questo qui costa la stessa cifra, forse anche un pochettino di più. All'interno non ha software, questo lo colleghi a qualsiasi cosa e lui funziona e semplicemente tu qui puoi controllare il gain della cuffia e qui puoi controllare un paio di settaggi di compressione che magari ti possono salvare in determinate condizioni. Non c'è nient'altro, invece qui c'è una dotazione software inclusa, direi notevole. Il rumore di fondo. Di questo microfono una cosa che mi lasciava un po' perplesso era proprio il rumore di fondo, nel senso che ne ha 17 di dB di rumore di fondo. E dovendo emulare tanti tipi di microfoni, questo microfono in particolare si sarebbe ritrovato ad avere più rumore di fondo per esempio di un TLM103 e anche di un U87. E nell'emulazione questo rumore non se ne va, rimane.
Perché a me interessa il rumore di fondo? Perché aggiunto a tutti i rumori dell'ambiente è un fruscio che rimane sotto alla voce. È importante toglierlo perché quando cominci a lavorare i suoni con compressori, per esempio, questi rumori si esaltano. Entrare con un suono già pulito, senza rumore di fondo, ti consente di lavorare in traccia, unendo tutte le varie tracce, tutte le varie parti su Logic, per esempio, senza avere click, pop, rumorini vari ogni volta che la barra del play arriva a toccare l'inizio della traccia oppure a concluderla. Quindi se non c'è neanche un po' di rumore, l'editing è facilissimo da fare. E poi anche una mia tara mentale. E come si lavorava una volta, trovi ancora della gente che racconta che quando togli un fiato, quando vuoi lasciare una pausa, devi prendere un pezzo registrato dell'ambiente della tua saletta di registrazione e copiarglielo sotto, in modo che non si senta il vuoto, perché il problema è quello: se c'è un rumore di fondo e tu tagli quel pezzo di audio, senti un vuoto totale. Quindi aggiungono questa cosa. È una tecnica molto vecchia che si rifà all'uso sui Revox. Nei Revox, nelle bobine, anche gli Akai, insomma, Revox per dirne uno. I Revox hanno una specie di taglierina sullo chassis e anche una levetta per mettere il nastro vicino alla testina, così da mettere in play manualmente, cioè proprio facendo girare con le mani le bobine, in modo da andare a trovare il punto esatto del nastro da tagliare. Si segnava con una matitina bianca, punto inizio e fine, si andava sulla taglierina, si tagliava e si aggiungeva un pezzo di nastro pre-registrato con il rumore dell'ambiente. In questo modo si faceva l'editing. Oggi chiaramente non ha senso farlo perché lo puoi completamente eliminare, il rumore di fondo. Se lo vuoi aggiungere perché ti piace, lo puoi anche aggiungere, ma ci metti un ambiente pre-registrato e magari bello, non quello del tuo ambiente dove c'è una ventolina del computer che gira, il frigorifero da qualche parte, perché molte persone registrano vicino alla cucina, dentro a un armadio dell'Ikea, e quindi questi rumorini che resterebbero molto bassi e molto in fondo si possono far sparire tranquillamente. L'ambiente, non dico una whisper room, ma comunque un ambiente isolato, ha il suo perché. E un expander o un noise gate, ma un expander in modo particolare, fa il suo porco lavoro. E questo microfono ce l'ha in dotazione. Ecco perché mi è piaciuto. Questo è un alimentatore da 3 A. Questo è un hub, per esempio, a 7 posti. Metti che tu ce li abbia tutti pieni, è molto probabile che tu abbia usato tutti gli ampere disponibili dal suo alimentatore. Il microfono ne richiede 500 di milliampere, quindi mezzo ampere. Se hai molta roba collegata al hub e ci metti pure il microfono, potrebbe non accendersi. Attenzione! Attenzione! Un hub che abbia abbastanza corrente. Facciamo con la musichetta. Guarda, ti racconto che cosa ho qui davanti, Però prima sentiamo la musichetta. Ladies and gentlemen, in front of you Axino della Antelope Audio. Fantastico! Ok, basta la musica? Basta, finito. Ok, è finita qui. La gioia è finita qui. È finita qui perché cominciamo a raccontare questo microfono che è fatto in questo modo. Fisicamente quello che vedi è mezzo chilo di microfono all'incirca con ingresso USB 2.0, classico spinotto, quello USB normale, quello USB, un USB nient'altro. E poi che cos'ha ancora? Ah sì, e poi dopo, essendo un microfono USB, hai i controlli tutti quanti posti nella parte anteriore. Come tanti microfoni USB, tu metti la cuffia nell'uscita cuffia ed è l'unico modo per poter sentire quello che produce questo microfono, che è anche una scheda audio con 4 canali, 2 più 2 in ingresso e 2 più 2 in uscita. Poi te li faccio vedere. Qui c'è il controllo del volume. Se tu guardi qui sul tuo schermo, vedrai che questo pomello risponde a questo comando. Io sento più o meno volume in cuffia in base a quanto alzi e abbasso il volume della cuffia. E fin qui ci siamo. Però ha una multifunzione, questo pomello grattugia. Ascolta bene.
È una grattugia per il formaggio. E te lo chiedi, perché ci avete messo questa roba? Cioè, quando l'avete fatto, avete fatto la prova. Io posso grattugiare il formaggio sul microfono? Ma no, ci metti un pomello di quelli che non fanno rumore, come hai fatto per esempio sul gain, che è nel canale superiore. Cioè qui sopra, questo è il gain del microfono, io posso alzarlo e abbassarlo e non fa nessun rumore. Ok? Solo la vibrazione delle mie dita, perché sono un uomo che vibra. Per il resto non sentiresti questa vibrazione, che è veramente fastidiosa. Nota bene, allora, se qui io posso controllare il volume della cuffia, qui non posso controllare il volume del gain, perché quello fisico lo posso portare al massimo. Ecco, così è al massimo. Ma come vedi, l'input level qui è rimasto assolutamente fermo. Non so se è un problema software, cioè un bug del software che provoca questa cosa oppure no. Se io lo metto al massimo, dopo io da qui posso regolare il gain del microfono anche via software qui, da qui. Ok, vedi? Okay. Però c'è una cosa particolare. Probabilmente io qui sono già in distorsione in tutta la parte analogica, mi immagino. Quindi, vabbè, metterò a 3/4, un po' meno, alle ore 14 il gain fisico e poi mi terrò un po' di spazio per poter lavorare sul gain virtuale qui sopra. Ed è solo il secondo gain possibile. Perché per esempio qui se io alzo e abbasso questo, tu hai un ulteriore, perché questo è un mixer, quindi abbassando questo sui canali 1 e 2 dove sto registrando, qui sopra io sto registrando, vedi? Canali 1 e 2, 3 e 4, che in questo momento non stanno registrando niente, ma lo faranno. Io posso alzare e abbassare il volume, quello che senti corrisponde a quello che vedi qui. Ok, quindi questo è un altro gain, vabbè, ma questo è un mixer. Però c'è un altro di gain. C'è una parte di effettistica in cui è possibile agire su un altro gain. Io adesso ti faccio vedere, per esempio, che attivo il Graytec, che è un preamplificatore notevole, ok? Io lo attivo e tu in tempo reale hai in cuffia il suono del Graytec, ok? È un valvolare. Io avrei un gain qui e un output. Il gain qui non serve a niente e anche negli altri preamplificatori che ho provato il gain qui serve solamente ad aumentare la distorsione del microfono, quindi è probabilmente voluto come effetto perché non viene utilizzato come gain di ingresso vero e proprio, non agisce sul livello. E poi c'è l'uscita che io posso alzare e abbassare, in questo caso, come vedi, ho un terzo gain. Ne ho uno qui, uno qui, uno qui e poi quello del mixer anche, ok? E con questo posso gestire, diciamo, il gain in uscita nella catena audio che è il suono che entra dalla parte alta, poi prosegue verso il basso e porta lo stesso suono in uscita agli vari effetti che tu puoi aggiungere sotto. Ne puoi aggiungere 4 per ogni canale. E non necessariamente istanze dello stesso effetto, cioè ci sono alcuni effetti che possono essere aggiunti in più istanze e altri no. Io immagino che sia per limiti del DSP, che più di tanto non può reggere, per cui per esempio il PowerX che tu vedi qui, questo PowerX, guardalo, se io lo vado ad aggiungere qui ce n'è già uno, Opto 2A, metti che io voglio mettere il PowerX, qui vedi che non c'è più il PowerX, c'è il PowerGate, che è un altro effetto, ma il PowerX è già stato usato. E per quanto riguarda per esempio i preamplificatori Graytec, guarda, in questo caso io lo posso aggiungere. Quindi credo che si tratti di una questione, diciamo, di limiti fisici del DSP, limiti di calcolo del DSP. Non te lo so dire questo, non sono riuscito a capirlo, anche perché la documentazione sì c'è, però per esempio non ti dà informazioni riguardo per esempio al filtro passa alto. Se io lo attivo, qui c'è un filtro passa alto che ho attivato, questo bypassa una serie di frequenze, dovrebbe essere sui 70, 100 Hz, di più, di meno, non lo so, non c'è scritto, dovrei fare un'analisi da tecnico vero e proprio, comunque questo filtro passa alto. Dall'altra parte c'è un pad 10 dB, qui non serve un manuale per capire che toglie 10 dB, infatti se io tolgo questo toglie 10 dB, ok, e abbiamo capito che fisicamente consente di fare questa cosa, è solamente cardioide. Non è finito il discorso della gestione fisica, perché nella gestione fisica di questo microfono è possibile anche gestire il mute, per esempio, no? Se tu vai nei settings gli puoi dire di mettere in mute le cuffie. In questo momento se io premo qua, guarda questo, questo va in mute
Io non sento più niente in cuffia, assolutamente niente. Riattivo e adesso sento nuovamente. Ma posso dirgli: no, sai, il mute mi piacerebbe per il microfono. E allora, premendo il tasto delle cuffie, cioè, scusa, qui c'è la cuffia, qua c'è il microfono, nella cuffia mi hai messo il mute. Io premo mute e guarda qui. Il mute, il microfono va in mute, però tu mi stai continuando a sentire. Quindi qui c'è un problema probabilmente di tipo di gestione software, ancora un aggiornamento probabilmente sistemerà questa cosa, non lo so. Comunque nella mia versione software questa cosa non funziona. E le domande che mi faccio sono: ok, allora qui hai messo la grattugia e sopra c'è il gain che non fa alcun rumore. Potevi mettercelo anche per le cuffie, vero così? Sì, potevi farlo. E potevi metterci anche lo stesso tipo di pulsante senza la grattugia che premendolo metteva in mute il microfono. Ma questo lo premi e non fa assolutamente niente perché non ha questa funzione. Quindi questa è secondo me una cosa discutibile del microfono. Però stiamo parlando di cose molto sottili, diciamo. Ok, va bene. Per il resto funziona benissimo. Allora, questo è un effetto riverbero. Lo apro. Ok, adesso non senti niente perché nella parte alta del mixer c'è il send, cioè io posso aumentare o diminuire l'effetto riverbero. Eccolo qua, ce l'abbiamo, era già attivo, era in on, ho messo in bypass, sono completamente andato. Allora, adesso siamo dentro alla caverna. Guarda, senti com'è profonda questa caverna. Questo effetto, così come c'è il pan che puoi stringerlo, renderlo un pochettino più largo, spostarti in diversi tipi di effetti sonori, per esempio qui dove siamo. Questo è un luogo strano, molto strano. C'è scritto Double Me. Ah, Double Me, ok. C'è un Double Me che poi tu puoi modificare un po' come ti pare, puoi dargli più riverbero o meno riverbero. Questo cos'è? Train Station. Ah, questa è una stazione dei treni. Ok, bello. Il binario morto è morto. Fantastico. E con questo posso alzare e abbassare il livello del... finché siamo sul binario morto, ti faccio vedere che con questo io posso escludere dalla mia cuffia il suono del riverbero, ma tu lo stai ancora sentendo. Ma posso escluderlo anche da te, pari pari, e tu non lo stai più sentendo, ma io lo sto sentendo e lo sto anche registrando. No, non lo senti, non c'è proprio, è sparito. Ora te lo metto e poi faccio un'altra cosa, tolgo la registrazione sul canale, stai a vedere? Adesso quello che tu senti sono sempre io, ma sono là indietro, lontanissimo, come sono lontano. Chiaramente se tu togli il send non mandi nulla al riverbero e quell'effetto che ti ho fatto sentire prima, anche se lo attivi, non lo sentirai assolutamente perché non c'è il send. Quindi con questo ti metti al riparo, anche se questi rimangono attivi. Ok. Questi 3 pulsanti che vedi qua sotto e questo sono i pulsanti che mandano in registrazione il suono sui canali 1 e 2, che sono i canali a cui di solito ci si collega. Per esempio, tu sei collegato dentro OBS, in questo momento quello che stai vedendo, e OBS prende i canali 1 e 2 di registrazione. L'OBS, il sistema OBS, devo correggermi, non registra esattamente i canali 1 e 2. Se OBS ti sta ascoltando e tu lo hai collegato direttamente a questo microfono, OBS si piazzerà qui in mezzo, come se io in questo momento facessi così. Ecco, adesso ho aggiunto altri 2 canali. OBS è un bastardo. Ascolta tutti e 4 i canali contemporaneamente, non ne hai il controllo, quindi per lavorare con OBS o sei certo che stai inviando solo i canali 1 e 2 e il 3 e il 4 se ne stanno zitti, altrimenti devi usare una scheda audio esterna su cui inviare solamente il suono che ti interessa inviare, e sarà una scheda audio con soli 2 canali, quindi OBS sarà costretto a sentire solo quello. OBS è costretto o è costretta? È un'applicazione, è femmina, però è anche un software, quindi è maschio. Cioè, raccontare il routing di questa scheda non è esattamente difficile in realtà, perché fa poche cose. Ma che cos'è il routing? Il routing è questa roba qua. Allora,
il mixer che vedi qui sullo schermo praticamente raccoglie tutti gli ingressi disponibili per questa scheda. Quindi raccoglie il microfono su questo canale, raccoglie l'ingresso 1 e 2 del computer, quindi i suoni che senti dal computer passano dentro questo mixer, ma anche gli ingressi 3 e 4, perché questa scheda audio comunque ha altri 2 ingressi, il 3 e il 4. Il routing di questo sistema si compone di routing verso le cuffie, cioè instradamento del suono verso le cuffie, attivando questi pulsanti. Io posso sentirlo o meno in cuffia il suono, e nella parte sotto il routing verso il REC 1.2. REC 1.2 perché ha 2 canali stereo di registrazione. La prima parte dell'instradamento o del routing viene effettuata attraverso questi 6 pulsanti qua sotto. La prima parte sopra sono tutti dedicati alla cuffia, la seconda parte sotto sono tutti dedicati all'ingresso 1-2 che io ti faccio vedere attraverso un software terzo che si chiama Loopback, che ti fa vedere che il suono entra sull'1 e sul 2, lo vedi da qua, 1 e 2, e che è la stessa fonte che io utilizzo per mandare poi il suono a te, perché tu sei collegato con me attraverso OBS e mi stai sentendo su un canale che si chiama VB Cable, su cui ho instradato i suoni in modo che tu potessi sentirmi, altrimenti mi sarei sentito solamente io in cuffia. Dice, perché non potevi collegarlo all'Axino direttamente? Sì, ma il problema è che se io collego OBS all'Axino, OBS è un po' particolare come ripresa del suono dalle schede audio. OBS è un bastardo. Parte seconda, routing del canale USB Rec 3 e 4. Cioè, questa scheda abbiamo detto che comprende 2 canali, 1 e 2, su cui vanno tutti i segnali attraverso questi pulsanti rossi. Ma una parte, solo una parte, dei segnali prodotti e inseriti dentro questo mixer possono essere mandati anche ai canali 3 e 4 separatamente. In modo particolare puoi mandare o solamente il microfono, si chiama Axino, in questo caso AFX Axino. Adesso sentirai raddoppiare il livello del suono, perché aggiungo un secondo canale con una copia dello stesso suono, quindi adesso è aumentato il suono, che l'ha sentito aumentare di quantità, ho raddoppiato l'uscita dei segnali. Quindi con questa operazione che si fa su Settings io posso mandare una copia dei segnali del microfono sui canali 3 e 4. Ma la stessa cosa la posso fare con AFX USB 1.2. Dice, cosa mando a USB 3.4 Rec? Tutto ciò che esce dai segnali 1, 2 che entrano nel mixer. E sull'USB 3.4 stessa identica cosa. Cosa mando all'USB Rec 3.4? Quindi abbiamo un Rec e abbiamo un USB out, ok? Quindi io tutto quello che esce lo posso mandare contemporaneamente sui canali 1, 2 e contemporaneamente ai canali 3 e 4, ma solo singolarmente. Significa che o ci va il microfono o ci vanno questi 2 ingressi. Non posso metterli tutti assieme. Posso mettere tutto assieme solo ed esclusivamente sugli ingressi 1 e 2. Perché questa cosa ti interessa? Se prosegui ti spiegherò esattamente la ragione per cui questi canali sono stati pensati in questo modo e a che cosa possono servirti. Come si fa un collegamento con Source Connect oppure con Source Connect Pro oppure con IPDTL o qualsiasi software che ti consenta di effettuare una connessione da remoto con lo studio di Canicattì, dove c'è Mediaset di Canicattì e Mario che ti aspetta per fare lo spot del tonno nostromo. C'è ancora il tonno nostromo? Non lo so, è un'idea. Allora, la tua connessione, il tuo routing in questo senso è molto semplice, perché lui si collegherà a te attraverso l'Axino 1.2, Rec Axino 1.2, cioè tu manderai i segnali a Rec Axino 1.2 di cui abbiamo parlato prima, che sono questi pulsanti rossi, che sono dove si collegherà poi il tuo fonico di fiducia, ok? Faccio una prova, ti faccio vedere. Allora, questo è, per esempio, qui si capisce molto bene la possibilità che è più limitata su Source Connect Now e su tutti i software che non utilizzano dei driver avanzati. Ad esempio, io qui ho come scheda di ingresso l'input 1 dell'Axino, ok? Quindi il suono che passa su 1L andrà a finire dentro a Source Connect.
Dove lo ricevo il suono? Output. Gli dico di mandarmi una copia dei suoni sui canali output 1 e 2, quindi USB 1 e 2, questi qui. Significa che io con questo mixer mando i suoni a lui con il mio microfono e ricevo lui sui segnali 1 e 2. Poi ho fatto di più, ho settato il mio software affinché ogni take che io realizzo, faccio un nuovo take per esempio, questo è un take di prova del tonno Nostromo. Che cazzo di nome Nostromo, vabbè. Questo è un take di prova del tonno Nostromo. Tu lo stai sentendo? Lo sentirebbe anche lui perché si è collegato a me. Te lo faccio vedere. Qui suona. Facciamo questo. Ma prendiamo una cosa più bella da sentire che non questa cagata, tanto per dire. In play. Vedi che sta suonando dappertutto? Questo significa che io posso fare dei take di prova con Mario mentre è collegato da Canica T con il mio sistema. E l'unica cosa che noterai è che qui non ci sono 3 luci accese. Queste 2 sono accese, cioè i canali 3 e 4 su cui io sto mandando il suono dei miei take. Lo puoi fare da Logic, da Reaper, da Pro Tools, da quello che ti pare. Io qui sto usando un programma molto semplice che si chiama Twisted Wave. Io ho detto semplicemente nelle preferenze di Twisted Wave di usare il microfono Axino, per esempio, e di usare i canali 3 e 4 come output, cioè l'uscita di questo software che va a finire qua dentro sui 3 e 4. Se gli dicevo channel 1 e 2 mi finiva su USB 1 e 2, ma sarebbe stato lo stesso canale su cui c'era Mario da Canica T. E siccome io non attivo il rec su questo canale, adesso ti spiego bene perché, lui non lo avrebbe mai potuto sentire, quindi io devo farlo uscire su un canale a parte, il 3 e il 4, e infatti quello che sto facendo, così tutti sentono questi suoni. Quindi qua c'è già un loopback, un routing molto bello, preparato e pronto per essere usato su Source Connect o comunque con qualsiasi applicazione che ti consenta di fare una connessione da remoto di tipo professionale dove tu fai lo speaker e l'altro ti registra. Ok, perché non devo attivare questo pulsante rosso e questo pulsante è rosso? Ci sarà una ragione. Vado in 48 mono connect. Vediamo se mi connette. Sì. Perfetto, ce l'abbiamo. Tolgo un attimo la cuffia qui, ma te la faccio sentire dalla cuffia. Senti cosa sento io in cuffia? Io sto sentendo un suono di ritorno che tu non stai sentendo. Adesso ti faccio sentire cosa accade se per caso io attivo il canale di registrazione che va esattamente all'ingresso dove sto anche ricevendo il suo suono. Ora lo attivo. Si innesca un eco. Va bene, stacchiamolo. Si innesca un eco perché lo stesso suono che mi arriva da Mario, da Canica T, glielo rimando indietro, ma io sto sentendo lo stesso canale da cui lui mi parla, per cui mi ritornerebbe un'altra volta a me. E quindi lui sentirebbe a se stesso. E sarebbe un discreto disastro dal punto di vista comunicativo perché nessuno dei due riuscirebbe più a parlare. È per questo che si fa una riduzione del mix che si manda alla persona a cui sei collegato e si chiama mix minus. Bene, io mi posso collegare tranquillamente con Mario a Canica T usando, abbiamo detto, gli input 1 e 2. Se invece usassi gli input 3 e 4, Mario non sentirebbe assolutamente niente. La cosa degli input 3 e 4 io qui non la posso usare sul Chrome, la posso usare solo su Source Connect Pro perché ha la funzione di andare a cercare i driver, cioè li può andare a vedere direttamente. Invece Chrome vede solamente i canali 1 e 2 di quello che gli entra, non vede nient'altro. Di conseguenza vedi che Chrome sta continuando a sentirmi mentre Source Connect no, perché ho detto di usare come input il 3 e il 4. Ma gli input 3 e 4 abbiamo detto che io li posso utilizzare in qualche modo. Per esempio gli potrei mandare una copia della voce AFX Axino e allora a questo punto mi sentirebbe sia uno che l'altro. Chiaramente il segnale che sto mandando a Source Connect Pro non è mediato dal mixer. Significa che se io adesso faccio partire la musica che sta uscendo sui canali 3 e 4, lui non la sentirà. Dove cavolo sei? Fermati. Don't save. Fammi sentire l'altro.
so che ce l'avevo, era qui. Eccolo qua. Ora io vado in play di nuovo con la musichetta, sinfonia in Si maggiore, allegro, mo che bello. Vedi che non entra niente qui. Entra solamente qui. Perché questo sta ascoltando i canali 1 e 2, l'altro sta ascoltando i canali 3 e 4 su cui va solamente una copia del microfono, ma non ci va il resto del mixer. Te l'ho fatto vedere prima, no? Più o meno com'era. La stessa cosa si può fare con USB 1, 2, 3, 4 nei settings di questa scheda, cioè decidere di mandare una copia del segnale che passa lì, ma solo uno alla volta. Questa cosa a che cosa serve in particolare su questo mixer, su questo microfono? Serve ad avere una copia di backup di ciò che stai registrando e tu puoi decidere di avere una copia di backup del tuo microfono oppure dei segnali che escono dall'USB 1.2 o dall'USB 3.4, sempre in coppia stereo, non esiste la monofonia, qui non puoi mandare un canale alla volta. Ti serve per avere una copia di backup e questo può essere utile per chi fa voiceover. Tu stai facendo una sessione di ripresa con uno studio a canicattì appunto da Mario, gli hai tolto l'eco, però gli stai facendo tutti i tuoi take e poi ti fai una copia di registrazione separata senza nessuna interferenza in mezzo, senza nessun rumore. Significa prende solamente il suono del tuo microfono, che tu potrai prendere quel file che hai salvato registrandolo sui canali 3 e 4 e mandarlo come backup allo studio di canicattì. E qui sei a posto, è già fatto. Se sei un musicista, invece, metti che tu vuoi provare a cantare il pezzo con la musica che ti arriva online o dal tuo computer sugli USB 1 e 2, stai suonando, vuoi registrarti una copia della musica a parte e sui canali 3 e 4 senza il cantato, mentre sui canali 1 e 2 ci andrà anche il cantato, allora in quel caso tu decidi di far uscire l'USB 1.2, stessa cosa col 3 e il 4. C'è un'opzione aggiuntiva che si chiama Raw Mic, che offre la stessa cosa che ti ho detto prima di AFX Axino, cioè la sola voce che va sui canali 3 e 4 non mediata dal mixer, ma in più, essendo Raw Mic, non sarà mediata neanche dagli effetti che vuoi applicare all'interno del rack virtuale con cui puoi far lavorare il microfono. Poi c'è un'ultima opzione che si chiama Reverb, che praticamente ti consente di registrare solo il riverbero sui canali 3 e 4. Ok. Va bene. Pasquale Caruggi aveva ereditato la conduzione della Agricol Viaggi, trasporti sicuri per i vostri ortaggi, dai genitori. Vivissimi entrambi e serenamente dediti a godersi la pensione, gli avevano abbandonato l'aziendina di famiglia con serenità, sicuri che, assennato come aveva dimostrato di essere, avrebbe agito anche meglio di loro. E che Pasquale ci sapesse fare era stato evidente fin dalla scelta dei collaboratori. Desiderata Finelli aveva un feeling per i numeri, li amava tantissimo. Aveva cominciato da piccolissima, contando e ricontando matite e pennarelli, quando ancora non conosceva a menadito il sistema metrico decimale. Pasquale se la cavava alla grande come imprenditore e gli piaceva pure. Ma tra una spedizione di arance da concorso oltreoceano e un invio di primizie alla più esclusiva delle feste, coltivava una passione segreta di cui nessuno sospettava nulla, neppure i suoi stessi genitori, quella per la fisarmonica. Ne possedeva una che teneva nascosta in azienda, nel suo ufficio, dietro una porta che conduceva al suo privato ripostiglio, dove nessuno aveva né il motivo né il permesso per entrare. Aveva iniziato a prendere lezioni quando era lontano da casa per studiare economia nella grande città. Tornato al paesello non aveva mai svelato a nessuno la propria identità segreta, il suonatore di fisarmonica. Di questo si trattava per lui, come Superman e Clark Kent. Di giorno impeccabile businessman, di notte languido fisarmonicista con un debole per Bach. Desiderata aveva dimenticato di stampare il bilancio trimestrale.
e non riusciva a prendere sonno. Appena chiudeva gli occhi, il pensiero del bilancio che giaceva in ufficio, codificato nei file del suo computer, diventava un incubo minaccioso. Se si fosse trattato di aspettare l'indomani, forse Desiderata ce l'avrebbe anche fatta. 20 gocce di Dormiben, la sveglia all'alba, di corsa in azienda a stampare il bilancio e via, tutto risolto. Invece c'era di mezzo il weekend e la festa del patrono concomitante. 3 interi giorni di vacanza, frapposti tra lei e la sua serenità. Ah, ok. Va bene. Mi sono appena sistemata le tette in diretta. Pompa lavalo. Ok, adesso ti sto sentendo, ti ho switchato sul canale giusto, quindi tu mi esci da lì e non è ritorno. Yes, everybody dance. Allora, no, io voglio proprio farti sentire il microfono, perché il problema è che questo microfono Avvisami quando parti, perché tu parti così, cioè, senza dire niente. Allora, annodati la cravatta che io sono partito. Ok, ci sono. Ladies and gentlemen, Yes. Ivano Pellizzoni, detto Lenny. Yeah, everybody. Yeah, everybody dance. Allora, Ciao caro. come sto entrando? Sì, funziona. Ti sto facendo un casino del 32 per riuscire a riprendere. Allora, io ho collegato in questo momento l'Axino al portatile perché volevo verificare che non ci fossero difetti di installazione, perché l'ho sempre usato sul fisso. Quindi io adesso sto ascoltando te che entri nel portatile con un microfono USB, giusto? Esatto. E poi non sono nella saletta microfono, ma sono nella sala mix. Ho lasciato tutte le porte aperte, quindi c'è il gatto che potrebbe arrivare a fare miau miau, e poi ci sono i camion che si sentono passare dalla strada. C'è rumore di ambiente, forse lo percepisci? C'è un po' di... Ma no, neanche tanto. Vabbè, comunque. No. Adesso metto un FET A76 e lo percepirai. Adesso lo percepisci? Direi di sì. Infatti, quando cominci a metterci un compressore qualcosa esce, si sente di più. Allora, ma questo compressore tu lo metti da un software o è nel microfono? Scusa, perché da un era software. questo non riuscivo a capire. Da un software. Praticamente Okay. l'Axino ha un'interfaccia che è simile a quella della Apollo, un altro tipo di grafica, ma il concetto è sempre quello. Tu puoi aggiungere una serie di plugin, quindi puoi mettere 4, mentre nell'Apollo, se non sbaglio, sono 5, perché c'è l'Unison per il preamplificatore e poi dopo ce ne sono 4 sotto per ogni canale. Qui ci sono 4 plugin e quindi il preamplificatore viene emulato in uno di questi 4 plugin, e poi il microfono a sua volta può emulare 18 microfoni, 18 tipi di microfono, che sono l'87, l'800T della Sony, il 47 FET, tanti, anche il TLM103, ok? Ok, ma simulare o clonare? Secondo me simulare, perché cioè, stiamo sempre parlando di un microfono che comunque è cardioide, è un microfono a capsula larga, condensatore, quindi Che costa 400 euro. Che costa 400 euro. Che se riuscissi a clonare 18 microfoni... Sì, perché immagina il Sony 800T, quello che ha dietro il raffreddamento della valvola. Quello è un microfono che costa, credo, 10-12 mila euro, una cifra di questo genere. Non credo che costi così perché a loro è piaciuto farlo pagare così. È un microfono che mettono davanti a una cantante con una voce potentissima e quello rende quello che deve rendere, se no la gente mica se lo comprerebbe, no? Se questo microfono a 400 euro lo può emulare, non ha più senso che esista il Tokyo 800, che si chiama Tokyo 800T, ma è il Sony T800. Oppure Ma l'emulazione la fa sempre dal software? Sì, sempre dal software. Ah, ok, quindi lui di suo, se lo attacchi senza software, invece che cosa fa? Fai questo suono, quello che stai sentendo ora. Suona bene. Ah, ok. No, ha un ottimo suono, un bel suono crispy, come dicono gli americani, cioè croccante, frizzante, caldo, è un bel suono. Fra l'altro, sto guardando la foto, io vedo
una regolazione di volume. Mhm. Che cos'è? Il volume d'ingresso? Allora, la parte sopra sì è il gain, Ok. che dovrebbe essere collegato in teoria anche al gain software, invece il gain qui è scollegato, quindi ci sono i gain tutti separati, cioè tu puoi mettere al massimo per esempio questo microfono sul gain fisico e poi puoi alzare ulteriormente il gain software, dove c'è una parte come, Ok. come l'ingresso per le cuffie, l'uscita cioè l'ingresso per il microfono e l'uscita per le cuffie, che hanno un pomellone che tu puoi alzare o abbassare. Però quello delle Quindi cuffie... l'altro con l'HP sta per headphone? Esatto. Ok. E quindi il gain è completamente scollegato, non capisco la ragione di questa cosa. Poi nel software c'è un difetto, secondo me ancora di gioventù, il mute che dovrebbe attivare il mute del microfono, cioè io premo il pulsante delle cuffie, questa è una cosa strana perché ha messo il mute sul pulsante delle cuffie. Comunque vabbè, se io premo tu mi continui a sentire esattamente come prima, no? Sì. Quindi non funziona, e questo è un problema probabilmente software, ma potrebbe essere una cosa relativa al fatto che io sto lavorando sugli M1, quindi con i processori dell'Apple, Nuovi di Apple. quindi questo sta lavorando su Rosetta in realtà. Però vabbè, questi sono piccole cose, piccoli dettagli, per il resto funziona molto bene. Allora ti spiego l'interfaccia. In pratica tu hai un mixer dove hai sulla sinistra l'ingresso del gain microfonico, poi c'è il microfono con la fotina del tipo di microfono che andrai a emulare. Per esempio se io vado Ma sull'80... sto vedendo da una foto del sito in questo momento. Ad esempio ti faccio sentire il Berlin 87, che sarebbe l'emulazione dell'U87, questo qui. L'U87, però quello degli anni 70, loro hanno emulato quel tipo di suono lì, ma te ne faccio sentire uno più nostro, perché ce l'hai anche tu, per esempio il TLM 103, celebre, famoso. Questo è il TLM 103 emulato, che secondo me è uno di quelli che emula meglio perché in pratica non ha pattern, non ha controlli, quindi lasciando il microfono così dovrebbe in teoria... Però l'emulazione dell'87 non era male, sì, è Cioè, lascia perdere che magari non è uguale, però non era male. No, ma al di là di quello anche il 103 somiglia, perché il problema dell'emulazione del microfono è che dipende da cosa che preamplificatore lo colleghi. Il preamplificatore fa suonare il microfono in modo leggermente diverso su ogni scheda audio, quindi Certo. vabbè, qui facciamo finta che ci sia dentro la scheda audio dell'Antelope. Infatti dichiarano che all'interno c'è la scheda audio ufficiale Antelope. Poi, muovendosi al centro, ci sono i preset e sotto tutte le finestre per gestire i plugin. 4 plugin per ogni canale, e sono l'USB 1.2 e l'USB 3.4, che sono due canali di ingresso, un loopback che l'interfaccia ti consente. In pratica tu puoi entrare in questo mixer virtuale con il microfono, con l'USB 1 e 2 e con l'USB 3.4, quindi sono due canali stereo su cui puoi entrare. In questo momento io ti ho messo su Source Connect e ti faccio entrare con l'USB 3.4, quindi io dovrei dire, per esempio, se ti registro con Logic, dovrei dire al mio software di uscire, lo faccio subito perché l'avevo impostato in modo differente, sui canali 1 e 2, ok, e qua ci sono. In pratica io ti posso fare sentire i miei take, ok? Forse. Vediamo se li senti, perché c'è un piccolo problema di routing su questo microfono. Una cosa strana che hanno fatto, che va bene per fare le live come stiamo facendo io e te, ma per far sentire il suono anche a un esterno, metti per fare una live come un podcast in cui devi far sentire al pubblico anche l'ospite, ecco lì diventa un po' difficile, devi usare sempre delle schede audio esterne o un software che faccia un plugin che ti consenta di fare uscire i software e fare un routing particolare. Non è esattamente facile. Invece per fare una sessione dal vivo con uno studio come facciamo io e te, lì è facilissimo, è una sciocchezza. Quindi io dalle uscite riesco a far sentire il take che ho su su Reaper. Ok. Sì, allora se io adesso vado in play, vediamo. Però tu stai ascoltando dalla cuffia del microfono? Tu adesso lo senti? Sì. Ok.
Questa è la musichetta che avevo preparato per te. Guarda, ti piace? Non ti viene voglia di metterti a ballare in punta di Lo sto piedi? già facendo. No. Lo sto già facendo. Ma io ti ci vedo, ti ci vedo. Bene, allora. Scusa, però non ho capito una roba. Tu tutto quello che stai ascoltando lo ascolti dal jack del microfono o dal Mac? Dal jack del microfono, perché il microfono ha questa uscita, punto. Ah, ok. Quindi questo è uno di quei... E l'uscita delle cuffie è sufficientemente alta, bassa? Com'è? Per me è buona. Guarda, in questo momento io sto usando la HD 280 Pro della Sennheiser. Sì, Sì, quelle che uso io. quelle che usi tu. Quindi con questo io ho volume sufficiente in cuffia. Un buon ritorno. Un buon ritorno, sì. Ah, fantastico. Sono però con la cuffia Cioè, al praticamente massimo. tu mi stai dicendo che se domani mi scoppia la Universal Audio, vengo di qua con un MacBook Sì. e quel microfono lì e faccio quello che stiamo facendo in questo preciso istante. Esatto, di fatto sì. Quello lo riesci a fare. L'unica cosa che non riesci a fare è usare i plugin all'interno di Reaper. Perché il processore per i plugin, quindi il DSP, è all'interno di questo microfono, ma in USB non può essere usato. Questo è un problema che hanno anche le schede audio Axino. Chi se ne frega, fondamentalmente. Sì, di fatto devi usare dei plugin differenti. Diciamo che potrebbe anche essere un'ottima alternativa di backup. Seriamente, cioè sì, no, sul serio. ti infatti. svegli una mattina, non vai il computer, eccetera, ti porti di qua il portatile in cabina, con quel microfono lì tu lavori. Sì, Poi, tanto esatto. su Reaper i plugin ce li ho. È interessantissima questa cosa. Scusami. Vai. Di là mi è partita una chiamata. Al di là del discorso della qualità, eccetera. No, la qualità è buona, sì. Il microfono ha un'ottima qualità. Tra l'altro ha anche un bellissimo supporto. Sì, però sai, si è sempre lì della serie, mi faccio il clone dell'hard disk perché se non mi parte l'hard disk principale, Infatti. piuttosto di mi tengo un Mac mini clone dell'iMac perché se in questa situazione qua tu Ti salvi il culo. Come si dice, capre e cavoli. Sì. No, sul serio. Poi c'è in più il discorso degli effetti. Questo è il routing, ok? Quindi io ti posso fare entrare, posso farti escludere la tua voce dall'uscita, quindi tu non hai l'eco. Adesso lo faccio risentire solo perché si capisca. Di qualcosa, Ivano. 1, 2, 3, prova del microfono Axino. E tu stai sentendo un eco tuo. Sì. Esatto, e io lo posso escludere. Quindi questo è il mix minus che si può fare tranquillamente. Poi ha una bella serie di effetti già compresi nel prezzo. Quindi loro hanno aggiunto sia un noise gate che un expander, che è quello che usiamo normalmente noi per togliere proprio i rumori di fondo più fastidiosi, anche solo i frusci, e l'expander funziona davvero bene. Considera che in questo momento sono in un ambiente in cui saranno, perché c'è un operaio che sta lavorando davanti in strada, la stufa accesa dall'altra parte in questo momento, quindi c'è rumore, ho lasciato la porta aperta, quindi entra tutto. Ma se tu adesso hai la cuffia bella alta, senti bene? Sì, sento benissimo. Allora. Ma voglio dire, quindi io potrei usare il 1073 per dargli il preamp sostanzialmente. Dunque i preamp... Un desser e un compressore? Sì, esatto. Ce ne stanno 4, quindi puoi usare sì o no un preamplificatore, quello che emula il preamplificatore, perché quello che stai sentendo in questo momento... usi quello della scheda sostanzialmente. Sì, no, il preamplificatore che accende è quello della scheda, poi ce n'è uno che colora, perché loro hanno questa cosa, cioè non utilizzano la preamplificazione stile Apollo, dove viene emulato tutto, anche l'elettronica in teoria, no? Quindi il preamplificatore funziona esattamente così col microfono. Qui il microfono, anche perché è un USB, è sempre quello. Puoi aggiungere l'emulatore, per esempio, di un Graytec, per dire, che è un grosso preamplificatore stile Manley, per dire, che è questo che in questo momento è attivo. Lo disattivo, così sarebbe senza, e così invece è lui. Io in cuffia sento un aumento della portata, diciamo, del calore, in teoria. Sì, è più rotondo. È più rotondo, esatto, così è un pochettino più flat. Questo è più corposo. Ok, vabbè, gli ho dato corpo. Poi ho usato un FET A76, praticamente è l'1176, l'ho messo in fondo in questo momento. Sto vedendo, sì.
lo sto facendo lavorare con un ratio di 8 e con un gain reduction che si aggira intorno dai 3 ai 5 quando ho i momenti di picco. Quindi sta lavorando piuttosto attivamente. E anche perché questo fa uscire gli eventuali difetti del microfono. Ora, in questo momento, considera che sono in un ambiente, come ti dicevo, vivo, non è esattamente la sala microfono, è come fosse una camera da letto, per dire, no? Un ambiente abbastanza, un po' si sente, se ci metti un microfono te ne accorgi. E chiaramente per evitare l'ambiente devi stare più vicino, e io adesso mi avvicino, e tu stai sentendo comunque il rumore di fondo. Adesso attivo l'expander, che fa parte del pacchetto, non è che te lo devi comprare a parte. Questo è quello che mi è piaciuto, senti. Porca miseria, sparisce tutto. Hai sentito qualcosa? Sparisce tutto quando l'accendi. Completamente, quindi nonostante io sia in un ambiente che ha un bel rumore, che era piuttosto attivo, Quanto sei vicino al microfono? Sono a 3 dita. Attaccato. Esatto, Ok. a 3 dita. Però ti permette di lavorare quando sei in esterna così. Esatto, è proprio quello, infatti. Non è solo una questione di backup, ma anche una questione di... ma c'è anche gente che, per esempio, non ha la possibilità di avere nel proprio appartamento un luogo... Questo è un camion che è passato, scusa, è passato oltre il limite del threshold. Ce l'ha fatta lì. No, che cavolo, i miracoli proprio no. Però, insomma, così è. No, tanta roba. Sì. Tanta roba. A noi alla ma fine... lui è solo USB o anche l'XLR? No, è solo USB. Hanno anche una serie di microfoni con l'XLR, da quello che ho capito, perché stanno producendo microfoni. Però anche è sempre il solito discorso: il microfono a cosa lo colleghi? A quale scheda audio? Quali sono i plugin che attiverai, oppure qual è semplicemente il preamplificatore, per cui i loro microfoni sono probabilmente stati calibrati sulle loro schede audio e sui loro preamplificatori di altissima qualità sicuramente. Ma scusa, l'Illinois 7B che lui va a emulare sarebbe lo Shure? Allora, sì. Allora vado a prenderlo. E come fai a emularlo se comunque ha una capsula che è diversa? Infatti è quello. Vedi. Emula il suono sostanzialmente. Emula il suono, te lo faccio sentire. Lo prende. Allora, Illinois, si legge un cazzo questo. Illinois 7857, e dove caspita sei finito? No, Illinois 7B si chiama, lo vedo in foto. Ecco qua, sì, questo qui, 7B. Ah, c'è anche l'altro Sennheiser, guarda. Sì, questo è questo che stai sentendo praticamente è l'SM7B della Shure. Incredibile. Che però, insomma, adesso tolgo un attimo il Noise Gate, il PowerX, perché ci rompe le scatole, ok. Questo è esattamente com'è. E lo emula molto bene, lo emula nella posizione standard flat, perché naturalmente l'SM7B ha diversi parametri di configurazione, questo è chiaramente nella flat. E dato che è la versione 7B, è chiaramente quel microfono, ma tu nella il gate 7. adesso l'hai spento? L'ho spento. Sì. Allora, io ho sentito la mia voce ritornare dalla tua cuffia. Sì. Però l'ambiente si sente poco. Sembra quasi che nell'emulazione abbiano già messo un gate loro. Cioè, praticamente tu mi stai dicendo che nonostante questo sia un condensatore, fa in modo che si comporti come se fosse un dinamico? Allora, devo dire che non sento tantissimo l'ambiente neanche con l'emulazione del 103. Poi, ovvio, quando tiri sul compressore lo noto di più. Poi, quando hai acceso il gate, sento scomparire tutto sotto. Questo mi dà proprio l'impressione, quando sei passato da un microfono all'altro, che abbia una sorta di gate inserito nell'emulazione. Dunque, però attenzione, sì, ok, questo è l'Illinois 7. Prendiamone un altro di microfono, per esempio uno che ti ricordi, tipo l'HG 441? No, aspetta. Prendiamone un altro. 414 intendi? 414, sì, il Vienna 414, dove cavolo è? 112, Vienna. Che deve essere un po' più Eccolo brillantino, più chiaro. Sì, esatto, infatti quello è. Lo senti subito.
Sì, infatti cambia tanto, sì. Non ha tutti i suoi pattern, naturalmente, perché quello è un microfono che ha una bella serie di configurazioni. Sì, io non so se è perché sei vicino, però non sento tantissimo ambiente. No, in questo momento sono a più di una spanna delle mie, quindi diciamo che è una cassetta da frutta quasi. Sono abbastanza... No, dico, se sei in una camera normale dovrai sentire più ambiente, capito? Sì, esatto. Invece l'ambiente in questo momento sono a un braccio, sono circa un metro di distanza. Però sei lontano, anch'io se mi esatto. allontano qua sono in cabina, senti differenza. Ok, però non ne senti così tanta come per esempio se mettessi altri microfoni, perché qui altrimenti si sentirebbe. No, io se prendo l'U87 e vado in camera da letto non riesco a registrare, capito? Certo. Fondamentalmente. E invece mentre con questo qui sembrerebbe che quasi quasi ce la fai anche senza mettere il gate. È figo, è molto figo. Per esempio È molto figo. il 47. Dunque, avevo messo quel microfono che volevo vendere, aspetta. Che cosa vuoi vendere adesso? Come si chiama quello che avevo preso per fare le esterne che l'ho usato mezza volta? Ho capito. Quello che costa un botto, non mi ricordo adesso. L'Apogee. L'Apogee. Ce l'ho qui. Ho un Apogee da vendere, se vi interessa. Se vi interessa. Mi sa che faccio un cambio. Fra l'altro l'Apogee costa più o meno la stessa cifra, solo che non ha niente in termini di software. Ti sto usando in questo momento un Berlin 47 FET. Praticamente è l'U47 FET, quello vecchio. Che ti porta. È veramente interessante questa cosa qua, veramente. Sì, in effetti. Ok. Bene, ti volevo fare sentire questa cosa e sono contento che ti sia piaciuta. Hai altre curiosità finché vuoi sapere che tipi di software ci sono? No, mi ha abbastanza spiazzato. Cioè, diciamo che se facessero una versione da poter caricare, vabbè, ma ce n'è anche di Universal Audio, di microfoni che fanno la simulazione di altri microfoni. Sì, però loro per esempio basano questa cosa, ma lo sta facendo anche Axino, su software di emulazione poi legati a un microfono in particolare che deve avere delle caratteristiche per poi emulare gli altri, in effetti. Certo. Quindi ti compri il software. Audio. Sì, esatto. Però anche lì un microfono costa 1.500 euro, quindi a questo punto ti porti dietro una WAD anche solamente la solo, ci metti l'U87 e sei già a posto, te lo porti dietro con il computerino, tanto è power by, come si chiama, USB, se non hai bisogno neanche dell'alimentatore. Questo però è comodo perché nel microfono condensa praticamente tutto e chiunque abbia anche semplicemente solo un piccolo home studio e voglia non impegnarsi con una scheda audio, le casse eccetera, perché ha poco spazio, perché comunque lo usa solo per mandare fuori la propria voce, questo microfono è un gioiellino da questo punto di vista. No, suona davvero bene. La cosa che stai per vedere, in realtà in parte io l'ho già fatta con Ivano, perché per farti sentire lui ho dovuto comunque operare un routing particolare che estraesse la voce di Ivano e non gliela facesse ritornare indietro con l'eco. Però ho potuto sfruttare in questo caso la connessione di Source Connect che consente l'accesso a tutti i canali della scheda audio, che ricordo ne ha 4 in ingresso e 4 in uscita, che poi sono 2 in ingresso stereo e 2 in uscita stereo. Non c'è monofonia in questa scheda audio, nel senso che non puoi usare un singolo canale alla volta. Quello che invece faccio adesso è un vero e proprio esperimento e non so se lo consiglierei a qualcuno, però è un esperimento che ti consente di andare oltre i limiti della scheda audio contenuta nel microfono Axino e probabilmente anche di altre schede audio che hanno lo stesso identico problema. Vediamo se ho fatto tutto. Ok, allora vediamo. Come ti ho detto, io devo superare il problema di Axino, che viene venduto per i podcaster, ma solo se il podcaster non ha ospiti online, perché poi già avere un ospite anche in studio diventa difficile, perché al di là delle questioni politiche dei pazzi che ci sono in giro per il mondo, è proprio una questione del microfono che è solo cardioide, quindi devi averlo di fianco a te, dovete averlo qui davanti, mentre di solito in una postazione radio si mette il microfono in mezzo, l'ospite sta di fronte a te e in fronte a te ti racconta tutte le cose. Questa cosa non è possibile perché il microfono l'ha fatto solo cardioide. Potevano anche metterci sarebbe stato comodo, no? Non l'hanno fatto. Quindi
Già questo è un problema, e dal punto di vista software è un problema ulteriore perché l'Axino non consente un routing attraverso un sistema AUX, diciamo, ausiliario, dove far convergere una copia dello stesso suono che tu fai entrare dentro al mixer, eccetto il suono del tuo ospite, perché tanto lui si sente già, deve solo sentire te, ma se tu gli rimandi indietro la sua voce si innesca un eco. Per evitare questo bisogna, per forza di cose, escluderlo. Infatti l'Axino prevede che qui, quando tu ricevi per esempio i segnali 1 e 2, l'ospite che è collegato in studio per qualche ragione con i tuoi software, lui ti parla e tu lo senti in cuffia se sei collegato alla... poi ti faccio vedere quella scheda lì, se sei collegato alla cuffia, ma io in questo momento non sono collegato alla cuffia. Però se sono collegato alla cuffia, tutto quello che riguarda la cuffia io lo sento, però posso non farlo sentire nella linea di connessione mia in uscita. Sentono solamente il canale 1 che è la mia voce e il canale 3 e 4 per esempio dove ci faccio andare Logic e i take che sto facendo o le prove, così può sentire il mio cliente che è collegato. Ma io non posso fare una diretta perché non c'è modo di mandare il suono da qualche altra parte, perché i canali 3 e 4 che questa scheda audio ha, quella interna dell'Axino, sono gestiti un po' così alla cazzo, diciamo. Non si sa perché nel software hanno fatto questa cosa che esclude o uno o l'altro. Cioè è stato veramente pensato solamente per un musicista o per un artista della voce che fa una connessione e ha una copia del suo stesso suono, per esempio, sui canali 3 e 4, tutto lì, nient'altro. Ma il resto non lo puoi fare, quindi un podcaster rimane castrato. Per superare questo inconveniente io lascio attivi tutti quanti i canali, non me ne frega niente, e l'Axino lo uso come mixer principale, cioè ci faccio andare tutti i miei suoni. Se io fossi un podcaster qui ci metterei le mie colonne sonore e la mia tastierina dove faccio partire le colonne sonore che vanno qui, e qui ci metterei una tastiera con gli effetti e applausi, tutta la roba che ci metti, no? Ok, così hai 2 canali per questa roba qui. Dove lo metti l'ospite? Dove lo metto non si sa. L'ospite lo metto su un mixer aggiuntivo, non c'è altro modo, perché finché non cambiano i software dentro all'Axino, e spero veramente che lo facciano, gli scriverò per questo, ti scriverò perché il tuo software fa schifo, devo usare un altro mixer. Questo mixer in questo caso si chiama Sound Desk, e io ho detto al mixer Sound Desk di usare una scheda audio che si chiama Axino VB. Come vedi, gli ho detto di usare un buffer size di 32 sample, cioè il più basso che ha, quindi sto usando tutta la potenza del computer per fare andare questo progetto che ho messo in piedi, che è costituito da una scheda audio virtuale che si chiama Axino VB, l'hai vista, la scheda audio su cui ho collegato questo mixer virtuale, che consta di 1, 2, 3, 4 ingressi e uscite dell'Axino, sono al primo posto. Canali 5 e 6 c'è VB Cable, che guarda caso trovi anche qui sui PDTL, infatti io sto facendo arrivare i suoni in VB Cable attraverso un AUX dentro i PDTL, poi ti faccio vedere come ho fatto. Poi c'è VB Cable B, che è il mio canale di ricezione di PDTL, quindi il mio ospite mi parlerà da VB Cable B, io gli parlo da VB Cable normale e poi lui mi parla da VB Cable B, sono 2 schede virtuali. Ok. Poi c'è una terza scheda virtuale che si chiama Source Nexus, che è quella per andare in diretta live ed è quella da cui mi stai ascoltando tu. Tu mi ascolti da questa Source Nexus, che sono i canali 9 e 10 che troverai qui sul mixer. Dopo ti faccio rivedere i numeri, li puoi giocare all'otto. Poi c'è una scheda che si chiama U24XL. Te la rifaccio vedere, era lì, se regge ancora, sì, è questa qui, eccola qui, questa qui. È una scheda audio fisica, in questo caso non più virtuale, dove io ho collegato alla cuffia. In pratica io ho detto a questa applicazione che si occupa di fare il mixer virtuale ma completo di usare come scheda audio Axino VB, che è questa scheda audio virtuale che io ho utilizzato e che ti ho appena raccontato. Gli ho anche detto di lavorare col sample rate 48, eccetera, eccetera, in modo che usino tutti lo stesso sample rate, e poi ho abbassato il buffer size a 32 samples, perché altrimenti io avrei avuto un effetto flanger in cuffia per via del ritardo del suono che mi arrivava dal Axino alla mia cuffia qui. Quindi c'è un leggerissimo ritardo, ma è accettabilissimo, non dà nessun fastidio in cuffia. Io sento esattamente quello che devo sentire. Ho collegato alla cuffia perché è da lì che ascolto tutti i segnali a valle che scendono dall'Axino, vanno all'interno del mixer, entrano nel primo canale del mixer,
Poi c'è l'ospite che ce l'avrei qui, su questo canale qui, e questo in mezzo che cos'è? Questo è l'ausiliario, te lo faccio vedere. Quando io ho settato il mixer ho detto di prendere i canali input 1 e 2, che sono 1 e 2 dell'Axino. E lui sta sentendo quelli, infatti tu vedi che quando parlo si muovono questi. Poi una copia di questi attraverso l'aux send, che ho attivato da qui, dicendogli di usare l'aux send 1 e 2 in post fader pan, che significa che prende il segnale dopo che è stato elaborato da tutta questa roba, quindi ci posso mettere degli effetti aggiuntivi VST di vario genere qua dentro, alzare e abbassare il volume, e lui tratterà il suono sull'aux dopo che è passato da tutta questa roba. Se lo metti in pre-fader passa diretto, se lo metti in post-fader invece passa controllato da questo, ok? E lo faccio andare in un aux. L'aux che cos'è? È il secondo canale. In questo caso gli ho detto al secondo canale di diventare un aux. L'ho detto da utilities e gli ho detto che cosa devi fare? Ma lo puoi mettere in off e lui diventa un canale normale, ci metti dentro gli ingressi. No, ricevi i canali aux 1 e 2. Perfetto, e lui sta ricevendo i canali aux 1 e 2 che ho settato prima in post-fader. Ma non gli faccio entrare nessun altro canale. Infatti qua gli entra l'aux che passa da qua. Che ti faccio anche vedere un'altra cosa giusto per farti capire meglio. L'aux, vedi, se io adesso abbasso questo canale, vedi che qua c'è un canale che si abbassa, vedi? È l'aux, è un mixer aggiuntivo, è esterno, un secondo mixer che si posiziona sotto, diciamo, a questo. Poi questo segnale aggiuntivo che io faccio scorrere di qua, lo faccio andare all'uscita 5 e 6. 5 e 6 VB cable, cioè dentro ai PDTL, in pratica diventa il mio microfono per il mio ospite esterno. Poi nell'altro canale ci metto il mio ospite esterno collegato. Questo significa che al VB cable, quindi al mio ospite, io sto mandando solo tutto ciò che c'è dal canale numero 1 in su, a monte. Tutto ciò che c'è a valle, lui non lo sente, lui è a valle di questo, perché infatti io me lo faccio rientrare attraverso un altro canale mixer che è qui, che è questo canale mixer qui, dove gli ho detto di prendere come ingressi gli input 7-8, che puoi vedere da qui, input 7-8, che è il VB Cable B, e infatti dentro ai PDTL io gli ho detto di usare il VB Cable B. Se fossi su un'altra applicazione farei la stessa identica cosa. Il mio microfono sarebbe il VB Cable normale e il VB Cable B invece sarebbe la mia cuffia. Quindi in questo momento, la mia cuffia per il mio ospite, quello da cui io ricevo il mio ospite, è il VB Cable B. E come vedi, lui riceve tutto quello che entra da qui, ma non riceve se stesso perché si trova dopo l'aux. L'aux è all'interno di questo canale numero 1. Finisce qua dentro e va a lui. Ora adesso mi vado a collegare con il mio collega Mario. Questo mi dice cosa vuoi usare? Beh, in questo caso dall'altra parte sto usando un microfono USB e lo faccio andare, è in loading e Mario, come vedi, mi compare qui, ok? Quindi io adesso Mario ce l'ho qui, adesso lo vado a collegare, spostalo un attimo che si veda quello che sto facendo, collego Mario e gli sto mandando un suono. Lui lo riceve da qui, questa è la sua cuffia, lui mi sta sentendo da lì, chiaramente non mi sta dicendo niente perché in questo momento non c'è niente dall'altra parte. Ma potrebbe succedere, per esempio, che Mario improvvisamente vada dall'altra parte e mi parli. Faccio una prova. Speriamo che tutto funziona. Ciao, sono Mario. Mi senti? Mi senti? Chiudi questa telecamera. Sono Mario, mi senti? Mi senti? E devo abbassare il volume. Mario, abbassa il volume, è troppo alto, ecco qua. E adesso occupiamoci degli effetti che sono utilizzabili all'interno del rack virtuale del microfono Axino, che più o meno presenta caratteristiche molto simili a quelli, per esempio, della Apollo, con il suo sistema naturalmente integrato all'interno del mixer e quindi la possibilità di applicare effetti in tempo reale. Naturalmente sono effetti anche in questo caso diciamo vintage, perché si rifanno a prodotti veri e propri,
in tempo reale nella registrazione che stai effettuando, chiaramente tenendo in considerazione che dato che ha comunque i canali 1, 2 e 3 e 4, sui canali 3 e 4 è possibile far entrare in ogni caso un backup della registrazione senza gli effetti applicati. Vediamo come funziona. Ci sono una serie di preset per quanto riguarda tutti i vari effetti che sono disponibili in tempo reale all'interno del microfono. Qui è possibile inserire più effetti, 4 in modo particolare, 4 per ogni canale, 4 qui e 4 su questo canale. Ok? Ogni canale ha i suoi effetti. Non tutti gli effetti, te l'ho detto, sono disponibili all'interno della catena, del rack, però su quello del microfono, per esempio, che probabilmente sarà quello principale che ti interessa in modo particolare, soprattutto se fai il mio mestiere, puoi aggiungere il preamplificatore, che però puoi anche decidere di usare alla fine di tutto, cioè se ti piace cambiare le regole del gioco, lo metti in fondo e sarà l'ultimo a gestire il suono, il preamplificatore. Di solito si fa preamplificatore, expander oppure gate e poi dopo il resto degli effetti. E io ho mantenuto questo ordine, quindi il preamplificatore ho usato il Graphy Audio, mi piace di più tra quelli che ci sono qua dentro. Poi ho usato il PowerX che adesso è attivo per togliere il rumore di fondo, perché questo microfono ha 17 dB di rumore di fondo, quindi adesso ti faccio sentire. Non c'è più il rumore di fondo, se n'è andato. Dove è andato il rumore di fondo? A farsi fottere, non me ne frega niente perché c'è troppo rumore di fondo, quindi se n'è andato. Ma alla fine di questa catena posso metterci altri 2 effetti. Quello che mi sfagiola in modo particolare, allora vediamo, è un compressore, Vintage Compressor. Anche loro sono sulla linea Vintage, dato che il Vintage va tanto di moda. Per esempio l'Opto 2A, questo qua, l'Opto 2A, che è il famoso Teletronics, no? L'LA2A della Teletronics, però non mi piace come suona qua sopra, proprio non mi piace per niente il suono che mi dà su questo microfono in particolare, emulando se stesso. Quindi io qui posso entrare con un suono e poi dopo gestire l'uscita, ma non mi piace usarlo come limiter, per esempio, però mi cambia veramente tanto il suono. Allora l'Opto 2A qui non ce lo voglio mettere, che non mi piace, ma mi piace come lavora il FET A76, che è l'1176, celeberrimo 1176, che io qua ho già settato con un ingresso e un'uscita, quindi io a questo punto ho già la mia catena audio fatta di preamplificatore emulato, PowerX emulato, quindi un expander che mi toglie un po' di rumore di fondo, il rumore dell'ambiente, un pochettino, e poi il FET 1176 emulato, che sto lavorando 4:1, con un release molto veloce, un attacco mediamente alto, e direi che io qui ho già il suono che vorrei avere, per esempio, in una sessione dal vivo. Squidini le valvole, un razzo missile strizza e va. Ma nei film di fantascienza io non li vedo mai farsi la barba, neanche andare in bagno, non ci vado mai. Cioè, quando vedi un film di solito taci. Di solito come va? Meglio? Sì, devo dare un po' di cremino perché sennò mi vengono le irritazioni brufoletti quando ti tagli la barba. Per quello che a volte la tengo più lunga, così mi si ricostruisce la faccia, perché tutte le volte. Ma che ti stavo dicendo? Ti volevo dire di questo microfono una cosa, allora, prima di chiudere. La chiusura non sarà breve perché tutto questo filmato è lungo e insopportabile, grazie se sei arrivato fino qui. E di questo microfono io mi ero segnato un po' di difetti che ti voglio condensare qui. È un microfono, questi sono pregi, efficace, molto efficace effettivamente, cioè con 400 euro ti porti a casa un microfono che fa praticamente tutto quello che puoi fare dentro uno studio per voice over, e ti farò vedere che si può anche ampliare ulteriormente, però lo vedi dopo. Poi c'è un bundle che abbiamo detto che è ottimo perché puoi aggiungere una serie di effetti in tempo reale che ti correggono il microfono, la dinamica, quindi puoi metterci un compressore limiter anche poco appena accennato, perché effettivamente non si usa mai troppo, soprattutto quando si fa voice over e si mandano via le cose su bianco. E poi poi ci sono le emulazioni dei microfoni, di cui alcuni secondo me non sono esattamente riuscite benissimo, nel senso, nei primi take che ho ascoltato da un mese ad oggi mi sono accorto che c'erano un po' di
piccature sulle frequenze molto alte, quindi tutta quella roba lì che si sentiva un po' tanto sull'U87, che non ricordavo che la versione degli anni 70 fosse così, mi sembrava di più un U87i, però questo può essere una mia impressione. Poi i rumori di fondo, sì, 17 dB, sono un po' tanti, però loro hanno aggiunto questo expander, lo hanno messo nel kit, non devi comprarlo a parte. L'expander è assolutamente efficace, quindi quei 5 dB in più si eliminano completamente, non rimane nulla sotto, è incredibilmente efficace. Quindi è un home studio professionale. E fino adesso ti ho detto difetti e limiti. Uno dei limiti, oltre al rumore di fondo, c'è anche il routing, che sebbene qui sia già perfetto per fare connessioni da remoto con gli studi, perché puoi mandargli i tuoi take anche con i tuoi clienti che eventualmente ti chiamano in studio e vogliono sentire una parte del lavoro che hai fatto, di solito per poter fare queste cose ti serviva una scheda con un routing abbastanza corposo. Qui il routing di base è già pronto, quindi puoi, come hai visto, decidere di inviare solo una parte del suono al tuo ospite senza produrre l'eco, e puoi fare ascoltare i tuoi take tranquillamente. Per concludere, ti faccio ascoltare 19 microfoni. Tu dici per concludere, vai avanti un'ora. No, sono una decina di minuti di audiolibro. Ho preso un pezzo di audiolibro, un capitoletto inizio-fine, e ho suddiviso i microfoni contenuti all'interno dell'Axino, così tu li puoi sentire. Non ci ho messo gli effetti, c'è solo un compressore limiter su Final Cut alla fine per portare il lufs a un certo livello, per cui si potrebbe percepire ancora di più il rumore di fondo, che io qui non ho filtrato assolutamente, ma questo ti consente di sentire il cambio di suono da un microfono all'altro. Sono 19 perché sono 18 microfoni emulati più l'Axino originale, che è quello che più o meno hai sentito fino adesso, però vabbè, spero che tu te lo goda. E per finire faremo una cosa molto nerd alla fine, cioè creeremo una scheda audio virtuale, lo faremo io, realizzeremo una piccola sala, un piccolo home studio qui all'interno della sala microfono, con una scheda audio, 2 casse e il microfono, e faremo in modo di poter registrare, ascoltarci e poter mixare eventualmente il lavoro finito sulle casse. Va bene, buona visione e grazie per essere arrivato fin qui. Che pazienza che hai. Ti faccio santo. Uforobo, uforobo, uforobo. Sembra allora che sia finita per la vecchia Fiore, egli disse, e posò la mano fuggevolmente sul dorso della decrepita vacca. Era una mano enorme, resa gonfia dalle fatiche. Sull'ossatura del signor Dakin c'era ben poca ciccia, ma le dita molto ispessite stavano a testimoniare un'esistenza di duro lavoro. Asciugai l'ago e lo lasciai cadere nella scatola di metallo, ove tenevo tutto il necessario per suturare, i bisturi e altri strumenti chirurgici. Beh, dipende da lei, naturalmente, signor Dakin, ma questa è la 3ª volta che devo cucirle le tette e temo che la cosa continuerà a ripetersi. Sì, è proprio malconcia. L'agricoltore si chinò ed esaminò la fila di nodi lungo la cicatrice di 10 centimetri. Cribbio, si stenta a credere che possa essere conciata così, soltanto perché ci ha appoggiato sullo zoccolo di un'altra vacca. I zoccoli delle vacche sono filati, dissi. È quasi come se fosse stata tagliata da un coltello. Questo era il guaio peggiore delle vacche molto vecchie. Le loro mammelle penzolavano e i capezzoli diventavano più grossi e più penduli, per cui, quando gli animali si sdraiavano nelle stalle, l'organo vitale che produceva il latte veniva a trovarsi tra i piedi delle altre mucche. Se non era Mabel sulla destra a calpestare i capezzoli, li calpestava Arnuncolo sull'altro lato. Nella piccola stalla dal pavimento acciottolato, con il tetto basso e le partizioni di legno, si trovavano soltanto 6 vacche, e avevano tutte un nome. Non si trovano più mucche che abbiano un nome, né esistono più contadini come il signor Dakin, che riusciva a campare in qualche modo con appena 6 vacche da latte, oltre ad alcuni vitelli e i maiali e i polli. Sì, vabbè, egli disse.
Credo che la vecchia ragazza non debba più darmi niente. Ricordo la notte che venne al mondo 12 anni fa. La partorì la vecchia Margherita e io la portai fuori di qui, proprio da questa stalla, su un sacco, e nevicava tutto spiano. Non vorrei stare a contare le migliaia di litri di latte che ha prodotto da allora. Ne dà ancora 4 al giorno. No, non mi deve proprio più niente. Come se si fosse resa conto di essere l'argomento della conversazione, Fiore voltò la testa e lo guardò. Era la classica immagine del bovino invecchiato, scarna quanto il suo proprietario, con le ossa pelviche sporgenti, i piedi gonfi all'infuori, le corna con una moltitudine di anelli per tutta la loro curva lunghezza. Sotto di lei le mammelle, un tempo alte e sode, penzolavano miseramente, sin quasi al pavimento. Somigliava al suo proprietario, inoltre, per il comportamento placido e paziente. Le avevo iniettato nel capezzolo un anestetico locale prima di dare i punti, ma credo che non si sarebbe mossa anche se non lo avessi fatto. Ricucire capezzoli costringe il veterinario a mettersi nella posizione ideale per beccarsi un calcio, in quanto egli tiene la testa bassa davanti agli zoccoli posteriori, ma con Fiore non si correva alcun pericolo. Non aveva mai scalciato con nessuno in vita sua. Il signor Dakin gonfiò le gote. Beh, non c'è altro da fare, dovrà andarsene. Dirò a Jack Dodson di venire a prenderla per il mercato delle bestie da macello giovedì. Sarà un po' dura da mangiare, ma andrà bene, credo, per qualche pasticcio di carne. Stava cercando di scherzare, ma non riusciva a sorridere mentre guardava la vacca. Alle sue spalle, al di là della porta aperta, il pendio verde della collina scendeva fino al fiume e il sole primaverile si posava sulla vasta distesa di acqua bassa, con 1.000.000 di luci danzanti. Una riva di sassi calcinati splendeva bianca come ossa contro il lungo argine erboso che saliva poi ondulandosi fino ai pascoli del fondovalle. Avevo pensato più volte che quella piccola proprietà sarebbe stata un luogo ideale in cui vivere, situata ad appena poco più di 1,5 chilometri da Darrow Bay, ma appartata e con quella vista rincuorante del fiume e della collina rocciosa. Lo avevo fatto osservare una volta al signor Dakin e il vecchio si era voltato verso di me con un sorriso malizioso. Sì, ma non è che il panorama frutti molto. Si diede il caso che venissi richiamato alla fattoria il giovedì di quella settimana per depurare una vacca e mi trovavo nella stalla quando Dodson, il mandriano, passò a prendere Fiore. Aveva riunito una mandria di grassi manzi e di vacche nelle altre fattorie e le bestie aspettavano sulla strada più in alto, sorvegliate da uno dei suoi uomini. «Oh, dunque, signor Dakin!» gridò mentre entrava indaffarato. «È facile capire quale vuole che mi prenda. È quella vecchia carcassa laggiù!» additò Fiore. E in verità la definizione poco gentile parve attagliarsi alla creatura ossuta ritta tra le lustre vicine. Il contadino non rispose per un momento, poi si portò tra le vacche e con dolcezza strofinò la fronte di Fiore. «Sì, è proprio questa, Jack!» Esitò, poi sganciò la catena che le passava intorno al collo. «Te ne vai, vecchia ragazza!» mormorò. «Forza, cammina!» urlò il mercante, pungolando con il bastone il groppone della vacca. «E non la percuota!» latrò il signor Dakin. Dodson lo guardò stupito. «Oh, non le bastono mai, lo sa bene. Mi limito a pungolarle per farle camminare». «Oh, lo so, Jack, ma per questa non c'è bisogno del bastone. Andrò ovunque lei voglia. È sempre stata docile». Fiore confermò queste sue parole varcando la soglia della porta e, a un gesto del contadino, voltando sul sentiero. Il vecchio e io restammo a guardare mentre la vacca risaliva senza fretta la collina, seguita da Jack Dodson con il lungo grembiule cachi. Là, ove il sentiero si incurvava dietro un boschetto di alberi radi, uomo e bestia scomparvero. Ma il signor Dakin continuò a seguirli con lo sguardo, ascoltando il clip-clop degli zoccoli sul terreno duro. Allorché il suono si spense, si voltò rapido verso di me.
Bene, signor Elliot, dedichiamoci a quello che deve fare. Allora, le porterò l'acqua calda. Il contadino tacque mentre mi saponavo il braccio e lo inserivo nella vacca. Se esiste una cosa più sgradevole dell'eliminare la placenta di una vacca, quella è stare a guardare qualcun altro che lo stia facendo ed io cerco sempre di mantener viva la conversazione mentre brancolo tutto attorno nella vagina. Ma questa volta non fu facile. Il signor Dakin rispondeva alle mie battute sul tempo, il cricket e il prezzo del latte con una serie di grugniti. Reggendo la coda della vacca si appoggiava al dorso peloso dell'animale e, gli occhi vacui, soffiava fuori il fumo della pipa che, come quasi tutti i contadini, prima di quell'operazione aveva prudentemente acceso all'inizio. E naturalmente, siccome conversare sembrava difficile, il caso volle che quella volta occorresse più tempo del solito. Talora la placenta si stacca con facilità, ma quella volta dovetti strapparla dai cotiledoni uno per uno, tornando ogni pochi minuti all'acqua calda e all'antisettico per insaponarmi di nuovo le braccia indolenzite. Ma finalmente terminai. Spinsi dentro un paio di pessari, mi slacciai il grembiule di tela di sacco dalla vita e mi sfilai la camicia. La conversazione era cessata e il silenzio aveva un che di quasi opprimente quando aprimmo la porta della stalla. Il signor Dakin si immobilizzò, la mano sul saliscendi. «Cos'è questo?» domandò sommessamente. In qualche punto sul pendio della collina udii il clip-clop degli zoccoli d'una vacca. 2 sentieri conducevano alla fattoria e il suono proveniva da quello più stretto, che si collegava alla strada principale a un 800 metri più avanti dell'altro ingresso. Mentre ascoltavamo, una vacca girò intorno a un affioramento di rocce e venne verso di noi. Era Fiore, che procedeva a un trotto vivace, le grosse mammelle dondolanti, gli occhi fissi con determinazione sulla porta alle nostre spalle. «Oh, che diavolo!» proruppe il signor Dakin, ma la vecchia bestia ci passò accanto e si diresse senza alcuna esitazione verso il posto che aveva occupato per tutti quegli anni nella stalla. Fiutò con un'aria interrogativa la mangiatoia vuota e voltò la testa guardando il suo proprietario. Il signor Dakin ricambiò lo sguardo. Gli occhi nella faccia cotta dalle intemperie erano inespressivi, ma il fumo scaturiva dal fornello della pipa con una serie di rapidi sbuffi. Pesanti scarponi scalpicciarono all'esterno e Jack Dodson entrò trafelato. «Ah, sei qui, vecchia cattona!» ansimò. «Credevo di averti smarrita!» Si voltò verso il contadino. «Perdio, sono spiacente, signor Dakin. Deve aver voltato nell'altro sentiero della fattoria e io non me ne sono accorto.» Il signor Dakin alzò le spalle. «Non fa niente, Jack, non è colpa sua. Avrei dovuto avvertirla. Si rimedia subito, comunque.» Il mandriano sorrise e si avvicinò a Fiore. «Vieni, figliola, ti riportiamo fuori di qui.» Ma si fermò mentre il signor Dakin gli metteva un braccio davanti. Seguì un lungo silenzio e Dodson e io guardammo stupiti il contadino che continuava a tenere gli occhi fissi sulla vacca. C'era una patetica dignità nella vecchia bestia che se ne stava là, contro le assi muffite del suo stallo, gli occhi pazienti e senza alcuna pretesa. Era una dignità che trionfava sull'aspetto antiestetico dei lunghi zoccoli voltati all'insù, delle costole rilevate, delle mammelle flosce e penzolanti sin quasi a sfiorare l'acciottolato. Poi, sempre senza parlare, il signor Dakin si insinuò senza fretta tra le vacche e un sommesso tintinnio metallico risuonò mentre riagganciava la catena intorno al collo di Fiore. Subito dopo, egli si portò in fondo alla stalla e ritornò indietro con una forcata di fieno che abilmente gettò nella mangiatoia. Era quello che Fiore stava aspettando. Prese nelle labbra una boccata di fieno tra i paletti e cominciò a masticare, con placida soddisfazione. «Cos'è questa storia, signor Dakin?» esclamò il mandriano allibito. «Mi stanno aspettando al mercato.»
Il contadino vuotò la pipa battendola contro la porta semiaperta e cominciò a riempirla con tabacco scuro tolto da un'ammaccata scatoletta di latta. Mi spiace di averle fatto perdere tempo, Jack, ma dovrà tornare indietro senza di lei. Senza di lei, ma... Sicuro, mi crederà tonto, ma è così. Quella figliola è tornata a casa e a casa rimarrà. Rivolse al mandriano uno sguardo che esprimeva decisione ferma e definitiva. Dodson annui un paio di volte. Poi uscì a passi strascicati dalla stalla. Il signor Dakin lo seguì e gli gridò dietro. La pagherò per il tempo perso, Jack! Segni sul mio conto! Tornò indietro, accostò un fiammifero al fornello della pipa e aspirò energicamente. Signor Elliot, disse mentre il fumo si alzava intorno alle sue orecchie, le è mai capitato di sentire che qualcosa è accaduto perché doveva accadere e che è soltanto per il meglio? Oh sì, certo, signor Dakin, lo sento spesso. Già, beh, è quello che ho provato io quando Fiore ha disceso quella collina. Si sporse e grattò alla radice la coda della vacca. È sempre stata la mia prediletta e per Dio sono contento che sia tornata. Ma quei capezzoli sono disposto a continuare a cucirli, però... No, figliolo, ho avuto un'idea. Mi è venuta mentre lei era alle prese con quell'altra vacca e pensavo che fosse ormai troppo tardi. È un'idea? Sicuro. Il vecchio annui e piegò il tabacco con il pollice. Posso farle allattare 2 o 3 vitelli invece di mungerla. La stalla è vecchia e vuota, potrà restare là dentro e nessun'altra vacca le calpesterà le povere tette. Risi. Giusto, signor Dakin, sarebbe al sicuro nella sua stalla vecchia e allatterebbe facilmente 3 vitelli. Potrebbe pagarsi il mantenimento. Dunque vediamo, perché la questione è questa. Uno dice, ma mi sono comprato un microfono USB, c'ha solo l'uscita cuffie. E se io volessi montare in cassa qualche cosa, come posso fare? Non è che sia difficile, anzi neanche impossibile, però è una cosa un po' nerd che adesso ti faccio vedere. Allora, come puoi vedere qui, io ho montato una scheda audio. Aspetta se riesco a fartela vedere in camera piena. In pratica ho preso una scheda audio Volt, l'ho collegata in USB, gli ho collegato l'uscita delle casse a un paio di Fostex, sono qui, si vede poco perché c'è poca luce. Però perché ho preso questa scheda audio? Tanto perché ce l'avevo già in casa e poi perché ha il controllo del volume, no? Quindi io posso controllare il volume delle casse dentro al mio studio senza intervenire via software. Me ne frega assolutamente niente di quello che fa l'Axino, perché l'Axino semplicemente mi registra, io lo sento nelle cuffie dell'Axino, ok? Poi posso ascoltare in cassa e fare il mix in cassa delle cose che sto facendo. E questo non è esattamente poco. Ora, essendo che questo è un microfono USB, puoi sentirlo solo in cuffia. Come fai a sentire le cose nelle casse? Allora, ti faccio vedere una cosa carina che si può fare su Mac. Si può creare una scheda audio virtuale. Crea dispositivo combinato. E ci metto dentro, vediamo, l'Axino e poi la Volt 276. Vediamo un attimo, la Volt 276 ha come uscite la 5 e la 6, l'Axino ha l'1, 2, 3, 4. Io potrei anche invertirli, guarda, invertisco, ecco qua che ho invertiscato, e quindi avrò come uscite 1 e 2 i monitor, questi, e come microfono d'ingresso il 3, il 4, il 5 e il 6, perché i canali d'ingresso in questo modo, su questa scheda virtuale che ho appena chiamato dispositivo combinato, ma che posso chiamare anche in un altro modo, no? Allora, facciamo Axino Studio, lo chiamiamo Axino Studio, ok, questo qui che si chiama Axino Studio, lo troverò come scheda audio. Qui definisco come lo faccio lavorare, sono 48 kHz, l'Axino e tutti e due lavorano allo stesso modo e sono combinati in un'unica scheda audio. Ora io, se dovessi aprire Reaper o Logic, per esempio, adesso apro Logic e gli faccio un setup, ti faccio vedere come usarlo. Poi la stessa cosa lo puoi fare anche con altri sistemi. Perfetto, un flat project. Ok, fantastico. Allora, dentro a questo flat project, che adesso ti faccio stare all'interno della finestra, non è vero? Così lo vedi,
gli dico di usare come scheda audio quella che noi abbiamo chiamato Axino Studio. Perfetto. Il buffer lo tengo a 1024 in questo momento perché non mi interessa, non è che debba farci musica, ci faccio doppiaggio voice over. Ma l'ipotesi è quella dell'uso, per esempio, su, che ne so, uno che fa dei piccoli spot, delle piccole produzioni, però vuole sentirle nelle casse, ma ha un microfono USB, come fai? Pur avendo lo stesso microfono nello stesso ambiente dove registri, perché molto spesso accade questo, cioè un'unica stanza, io ho simulato la presenza di un'unica stanza dove ho la scheda audio, le casse. Dici però le casse poi innescano sul microfono? No, questa è la cosa carina, che non innescano sul microfono. Adesso assegno le uscite, guarda. 1 e 2 sono Volt, sono le uscite della Volt 276. Io posso fargli fare mirroring in realtà sull'1 e il 2, ma usare come uscite la 3 e la 4, che sono i canali 1 e 2 del USB dell'Axino, di cui ti ho parlato prima, no? Abbondantemente, USB 1.2, io le trovo anche qui. Poi gli dico comunque di fare mirroring. Mirroring significa che tu puoi mandare una copia del suono che hai mandato all'uscita che hai definito, cioè il 3 e il 4, sull'input 1 e 2, che sono esattamente l'uscita delle casse della Volt. Quindi io avrò l'uscita delle casse lì, per il play del software. Ok, adesso gli do l'ok, dovrei già avere tutto. Oh, sì, va bene. Allora, io qui sono con l'ingresso 1. L'ingresso 1, no, devo prendere l'ingresso 3, attenzione, perché come l'ho fatto io devo prendere l'ingresso 3. E adesso infatti l'ingresso 3 lavora. Ingresso 3, che è quello che io ho definito qui, guarda questa cosa, vedi? Ingressi, uscite. Gli ingressi 1 e 2 sarebbero questi due della scheda audio USB, quindi se voglio posso anche metterci un microfono standard lì o la chitarra o quello che ti pare, no? Ma se io voglio avere un setup che mi consenta di usare il microfono, ma di usare anche le casse per fare l'editing, perché non voglio sentire solo in cuffia, solo dall'uscita microfono, posso creare questa scheda virtuale. A questo punto io ho detto a Logic di uscire sui monitor 1 e 2, ma di darmi il monitor della stessa uscita anche sull'uscita 3 e 4. È chiaro che di combinazioni di questo genere se ne possono fare tante, cioè spostando l'Axino all'inizio e quindi cambiando la combinazione avrò poi gli ingressi 1 e 2 per il microfono e poi tutte le altre schede, ingressi, loop, eccetera, che ti ho fatto vedere in tutto il lavoro precedente. È molto nerd questa cosa, però funziona. Ora io sto registrando su questo che io qui ho chiamato 87, ma lo chiamiamo Axino in questo momento. E poi, per esempio, potrei farci, che ne so io, mi serve una poesia, vado a cercare una poesia. Intanto vediamo di fare i livelli di ingresso. A quanto sto entrando? Troppo alto? No, 12, meno 12 ci sono. Ok, quindi io sarò vicino così, meno 9, no? È un po' altuzzo. Abbassiamo, guarda, direttamente da qui, abbassiamo di un paio di dB. Vedi che è comodo perché puoi farlo anche da qui, anche se abbiamo detto che questi sono scollegati, per cui. Allora non userò alcun microfono emulato, ma andrò senza effetti, senza nulla, entro direttamente in Logic e poi gli metto una musichetta. Ti faccio vedere che posso fare il mix qui, per quanto. Allora, questo chi è? Dunque, questa è si presume fosse Clodia Pulcra o Pulcherrima, sorella del tribuno Clodio. Lui a questo punto, lui chi? Che non lo so chi sia lui, aspetta, c'è la sua io non so niente di lui, non sapevo di questa storia. È Gaio Valerio Catullo. Gaio Valerio Catullo. Sapevi che Gaio Valerio Catullo aveva scritto una poesia? Molto bella, fra l'altro. Dice: viviamo, mia lesbia, ed amiamo, ed ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. La poesia continuerebbe, ma già la notte infinita che dormiremo, cioè moriremo insieme, mi lascia una toccatina là sotto. E poi chiudiamo qua, molto romantica, e adesso facciamo l'editing. Hai notato che io la cassa l'ho lasciata accesa? Si vede? Si vede qui? La cassa è accesa, cioè se io vado in play adesso tu la senti dalle casse. Aspetta, faccio
in modo che tu proprio non senta niente. Tu non riceverai l'audio da qui, senti solo il mio microfono, perché questo mixer sta gestendo il microfono, ok? Questo mixer sta gestendo il microfono. Se io vado in play, c'è la sua io non so niente di lui, non sapevo di questa storia. È Gaio Valerio Catullo. Gaio Valerio Catullo. Lo senti che sapevi che Gaio Valerio esce dalle Catullo casse? Aveva scritto una poesia molto bella, fra l'altro. Dice: allora, vediamo. Viviamo, mia lesbia, ed amiamo, ed ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi. Lo sto facendo, vile moneta. Lo sto facendo dalle casse. Il giorno può morire. Ok, dalle casse. Vedremo. Poi adesso vado a prendere un po' di musichetta, andiamo a prendere un po' di musichetta, mettiamo sotto la musichetta All Files. Vai dentro. Ok, mettiamo le 4 stagioni, sto facendo il mix, mi tolgo la cuffia, lo faccio da qua. Senti, guarda che figata. Il C6 Sidechain S, perché? Voci. Quindi lui parte. Viviamo. Mia sorella in carriola con le mutande viola. Ok, adesso c'è Viviamo il mia lesbia. Senti, vedi che abbassa il volume, no? Sto facendo questa cosa qui. Quindi lo sto facendo sulle casse. Questa è una figata, dai. 4. Ed amiamo, ed ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi. Ok, devo fare un piccolo mix. Guarda, c'è un Cla 76, c'è il Cla Vocals. Il Cla Vocals è simpaticissimo. Il giorno può morire e poi risorgere. Ma quando muore il nostro breve giorno, una notte. Il giorno può morire e poi risorgere. Ok, abbiamo aumentato la forza del compressore sul canale, quindi quando entra la voce la abbassa di più, però gli darei anche un po' più di compressore. E vedi che non va in Larsen nel microfono, perché non è collegato alla scheda audio, quindi io sto lavorando con un microfono USB e una scheda USB, quindi ci puoi mettere qualsiasi scheda audio che tu voglia. Vediamo, lo sposto avanti in modo che ci sia della musica. È l'estate degli amori. Poi mi servirebbe che sul finale tu andassi con questo, per esempio. Chissà se si lega. Muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiamo. Allora, la notte infinita dormiamo, sì, mi serve che vada. Sto andando a occhio proprio, sto facendo una cosa molto a occhio. Direi che potrebbe anche andarci, vediamo. Forse non si sente perché è sotto al parlato, potrebbe essere. Vediamo. Ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Ma che roba! Poi al limite posso fargli anche un po' di non so, andiamo in mi là, guarda, ho fatto il mix sulle casse di questa cagata mostruosa che ho registrato. Ok, era terribilmente nerd, comunque hai capito come si può fare, va bene, ok, te lo faccio. Ciao. Viviamo, mia lesbia, ed amiamo, ed ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Fantastico! Il nostro Paolo che ci fa sempre scoprire delle novità succulente. Vabbè, a proposito, è ora di fare una succulente merendina. Ok, va bene. Direi di sì. Ivano, grazie, Paolo, sei stato prezioso, come sempre. Più tu. Dunque adesso hai detto che devo tagliare via tutte le cose che hai detto prima, non so se ce la faccio, adesso se me ne ricordo le taglio, se no... No, ma ho scoperto che tu inizi a registrare molto prima della registrazione reale, sì? E poi non tagli, capito? E me ne accorgo dopo, quando vado a rivedere o a risentire. Dici, hai lasciato quella roba lì, non ero neanche pettinato. Poi ci metti le tue musichette, sembra ancora più simpatico, però sì. Devo stare attento, capito? Va bene, grazie, ciao Paolo. Ivano, ti abbraccio, ciao. Buona giornata. Ciao. Grande Ivano.